Inaspettatamente. Inaspettatamente. Allora, che vuol dire E in questo amplificatore, Julius? E vuol dire Europe. Ok, quindi questo è la 2E. Il che significa che praticamente è adatto alla corrente di casa 220, nostra, 230, e 220, quindi 230. ci avrà sicuramente la marchiatura CE. C'era probabilmente la marchiatura Ma CE. di cosa parliamo? Parliamo, e qui viene l'inaspettatamente di cui sopra, di un amplificatore che non credevamo che avremmo ricevuto così cotto e mangiato. È un amplificatore giapponese che si chiama Soul Note, azienda non diciamo di lunga tradizione, non di lunga storia, da pochi anni sul mercato, e sostanzialmente si tratta di un gruppo di transfughi da Marantz Japan, fondamentalmente, e questo è un integrato non della serie top, non della serie entry level, ma della serie. Secondo voi come si chiamano le altre serie 1 e 3? Esatto, se questa è la 2, con una logica stringente, effettivamente è così. Quindi un integrato molto flessibile, perché lo si può far funzionare in diverse configurazioni. Molto interessante, lo so che a te questa cosa ti piace. Mi stuzzica. Non è uno streaming amplifier, non ha DAC a bordo, siamo grosso modo nella stessa condizione in cui ci siamo trovati ad esempio con il Solution che abbiamo provato qualche tempo fa. Allora, un amplificatore linea, integrato, linea, totalmente analogico, la cui unica concessione è un microprocessore che serve per gestire volume e altre cose, ma basta, null'altro. Null'altro, e non è neanche, per la gioia di tanti di voi, non è neanche un amplificatore in classe D, ma è un normalissimo amplificatore in classe AB. Dobbiamo dire subscribe e campanella, seguiteci tra poco per la descrizione. Allora, ti vorrei chiedere come mai questo coperchio superiore si muove in questo modo così fantasioso, che poi vedete anche meglio nella ripresa di dettaglio. Vai. Sì, peraltro ci sono anche dei bellissimi LED colorati. Un po' troppo. Sì, ma questi non stanno qui per bellezza. Ma adesso spieghiamo. Non ho alcun dubbio. Allora, il progettista di questo apparecchio, che se non ricordo male si chiama Kato, spiega molto chiaramente che lui non è assolutamente soddisfatto di quello che è lo standard dei cabinet e degli amplificatori, diciamo così, della concorrenza, e ha, dopo una lunga indagine, scoperto che era molto migliorativo il fatto di avere questo coperchio che è costituito da un layer sopra l'altro di materiali che sono però tra di loro piuttosto laschi, non sono rigidamente montati, hanno la possibilità di muoversi, e secondo il progettista, secondo Kato, questa cosa è notevolmente migliorativa. Però va detta una cosa, che questo progettista, questo è interessante, lo potete peraltro trovare in una lunga intervista della quale vi riportiamo l'URL sia adesso in sovraimpressione che nella descrizione del video. Si fa in qualche maniera, non dico vanto, ma insomma ci tiene a precisare che il suo è un approccio del tutto poco ortodosso alla progettazione degli amplificatori. Anzi, lui arriva a sostenere questo, che da ragazzino costruiva per suo diletto degli amplificatori, perché non aveva soldi per comprarsene di già fatti, che a suo dire suonavano molto bene e lo rendevano particolarmente felice. Quando poi ha avuto la possibilità di accedere a strumenti di misura, si è reso conto che questi apparecchi misuravano malissimo, e allora ha cominciato a modificarli per far sì che suonassero al meglio secondo quelle che sono le caratteristiche specifiche delle varie misure che si fanno sugli apparecchi audio, con il risultato che poi alla fine misuravano bene ma si ascoltava male. E a quel punto lui ha cominciato a chiedersi quale fosse l'effettiva correlazione fra misure e sensazione di ascolto, ed è stata questa diciamo, il filo conduttore della sua attività progettuale. Permettimi, Kato però non leggeva le riviste di settore, perché questo diciamo che se ne era accorto il mondo. Se ne era accorto il mondo parecchio tempo prima. Ora, lui tra l'altro è interessante notare in questa intervista che dice: io sono arrivato alla conclusione che l'elemento più trascurato nella progettazione di amplificatori è l'aspetto del tempo. Viene tutto progettato in funzione di
una misura che viene effettuata in regime statico e non in regime dinamico, e quindi questo è, se vogliamo, il peccato originale. Anche questa, diciamo, ci è arrivato un po' tardi. Però, scusa una cosa, sì. allora lui dice, io detto questo faccio una linea di amplificatori realizzati non tanto badando alle misure, che poi, ce lo diciamo fra di noi, sono pur sempre ottime, ma badando prevalentemente alle impressioni di ascolto. E anche questo Cato arriva non primo, ma ha ragione. Ha ragione, questo, sì, ha ragione. Non è una scoperta, però ecco. Allora, il contenitore, a parte questa parte qui, è interessante perché è appoggiato su 3 piedini che possono poi diventare degli spike che sono forniti a corredo. Punte, e quindi c'è una sorta di doppio telaio nel quale l'amplificatore appoggia. Questo piedino centrale in particolare è quello che sostiene il trasformatore toroidale, perché lui pensa che proprio facendo così le vibrazioni del trasformatore toroidale si fugano completamente a terra. Diciamo, questa idea neanche particolarmente nuova, ma in questo caso è molto ben realizzata. Molto ben realizzata, perché poi stiamo parlando di un trasformatore toroidale bello grosso, bello pesante, e quindi avere sotto un elemento di appoggio che scarica a terra non è per niente una cattiva idea. Esatto. Dal punto di vista costruttivo balza immediatamente agli occhi la curiosa foggia di questo cabinet, che può essere sia nel sia nel nero che abbiamo avuto in prova, sia in una più convenzionale versione silver. Posso dire una cosa? Sì. A me non è che mi fa impazzire questo design, diciamo, non è bellissimo, è molto particolare. È molto particolare. Ecco, può piacere, non piacere, io non sono tra quelli che lo definirei bello. Ecco, allora, tu che sei un architetto. Io la prima cosa che... No, adesso in questo caso io la prima cosa che ho pensato, più che da architetto, e quasi proprio da casalinga, ho pensato che insieme a questo apparecchio dovrebbero darti uno Swiffer e un pennellino, perché mi immagino la polvere che si deposita in queste scanalature. Ma non ci arrivi con la pezzetta, lì proprio serve il Questa è la pezzetta in dotazione a casa Salvioni. Esatto, è una pezzetta storica, questa è una pezzetta che nasce bene. Esatto. Climo. Ah, beh, perfetto. Esatto. Che poi si potrebbe dire non in questo caso, ma in questo caso. Scusami, una stupidaggine. Va bene. Dal punto di vista operativo la macchina è totalmente asservita a relè, quindi quando muovete il controllo del volume o quando selezionate gli ingressi sentite il classico concertino di relè che fanno clac clac clac. In particolare in quello del volume è fatto molto bene, a relè con tanti relè si sente un concerto di quelli quasi come il Mola Mola, insomma è un concerto molto sentito. Sì. Ecco. I passi del relè del volume non sono vicinissimi, però tutto sommato, insomma, nell'utilizzazione è ben ottimizzato, anche perché un controllo a relè non è facile da realizzare, devi vedere quanti relè metterci, e quindi hanno fatto un controllo di volume molto buono rispetto al prezzo, che è circa 7.000 euro di questo integrato. Circa 7.000 euro, sì. euro, poi lo scriviamo meglio nella descrizione. Una cosa che mi piace da morire, Giulio, che poi vedremo meglio quando inquadriamo il posteriore, è cambiare telecamera. Cambiamo telecamera, eccola lì. Cosa ti piace da morire? E che questo può essere configurato in amplificatore integrato stereo, può essere configurato come amplificatore finale mono, amplificatore finale stereo, e quindi può fare quello che a me piace tanto, cioè la multiamplificazione passiva, nel caso di multiamplificazione stereo, oppure può diventare mono e quindi si accoppia a un altro che fa solamente da preamplificatore. Nel caso in cui si attivano queste modalità, si spegne completamente tutta la parte di preamplificazione perché viene asservita dall'altro, perché sono due. E questo è molto interessante perché permette poi di crescere, no? E quindi di avere un altro amplificatore. In maniera del tutto analoga a quanto abbiamo visto con il Solution 330. Esatto. Quindi praticamente è la stessa cosa. Esattamente, quindi una possibilità di crescita da questo punto di vista. Esatto. La dotazione di ingressi è sia XLR che RCA, questo bilanciati è bilanciato, questo è completamente però bilanciato. La macchina è intrinsecamente bilanciata da questo quindi punto meglio di vista. Con questa macchina utilizzare sorgenti veramente bilanciate.
Però qui noi pecchiamo, Sì. perché è tanto che diciamo faremo un articolo e faremo un video che parla di bilanciato e sbilanciato, e fino adesso non l'abbiamo mai fatto. Siccome però te ne eri fatto carico tu Sì, di questa... ho peccato io. Mi sfilo. Esatto. Va bene. Molto sobrio il display, piccolino, proprio piccolo piccolo. Che si legge benissimo Che da si, però, lontano, no? esatto, essendo su fondo nero e cifre rosse si legge molto bene da lontano, che porta sostanzialmente Il volume. il volume. Ecco. Tac. E neanche gli ingressi. Ingressi non c'è il fono, quindi è un amplificatore Linea. solamente linea, quindi se volete metterci i giradischi ci dovete mettere l'ingresso fono. Finito. That's all. Finito? Sì, assolutamente scarna come Scarna, come sì, perché impostazione. molto poi diremo sia nello sventramento, perché già le mani tremano, che nell'ascolto, perché è un prodotto che ne vale veramente la pena. Ok? Ciò detto, andiamo a... Sventrare. Ciao! Cari amici Philowars, come Ben noto. amate sentirvi chiamare, questo è un amplificatore giapponese un po' particolare, come abbiamo già avuto modo di dire, ma vieni Giulio, vieni. Facciamo vedere prima di tutto il bel tubone sterlingato. Questo è un tubo termico dove qui dentro corre l'alimentazione a 220 che finisce nell'interruttore e nello splendido trasformatore toroidale, multiavvolgimento come possiamo vedere, e da questa parte invece c'è la scheda con il microprocessore e tutti i cablaggi relativi. Facciamo vedere qui un altro bel tubone sterlingato dove vengono portati fino agli ingressi, e questo facciamo l'esempio più semplice. Questo è il pilotaggio degli ingressi sbilanciati, e vedete qui le due uscite che poi vanno alla sezione di preamplificazione sotto. Quindi ci sono 3 cavi che entrano, i relè che commutano gli ingressi, e poi questa è la singola uscita che va verso il preamplificatore. Facciamo sentire il rumore dei relè di selezione degli ingressi, Giulio. Vai. Si sentirà? Probabilmente sì. E questi invece sono tutti i relè che invece fanno il controllo del volume, e possiamo vedere fuori le resistenze di altissima precisione. Le possiamo vedere queste resistenze anche nei DAC R2R, che fanno il controllo del volume. Facciamo sentire i relè. Ecco qua, questo è il controllo del volume. Ok, fatto molto bene. Questi sono condensatori della Nippon Chemicon, che sono condensatori che vengono utilizzati per il filtraggio dell'alimentazione, e ce ne sono molti di più sotto, perché il progettista non crede nelle grosse capacità, ma crede in capacità più piccole. Sono dei punti di vista diversi. Mentre qua sopra ce ne sono 2 e 2 per ogni canale, sotto ce ne sono una quantità, forse ce ne saranno 15 o 20, quindi tantissimi. Cosa sono questi simpatici LED? Questi simpatici LED non sono una luminaria di Natale, Anche perché Natale è passato, diciamo. Beh, però se uno poi lo compra intorno ai primi di dicembre, Certo, lo possono può sempre. utilizzare sotto l'albero. No, questi fanno parte del circuito vero e proprio, e servono a polarizzare questi JFET che fanno la sezione di preamplificazione, e poi guardare questi 1, 2, 3, 4, un canale, 1, 2, 3, 4, l'altro canale, che sono le sezioni finali della parte di preamplificazione, ok? Mentre questi sono i finali. Allora, facciamo vedere, Giulio, questi sono finali, mi verrebbe a dire vintage, comunque sono transistor che non si trovano più in commercio e sono selezionati. Infatti possiamo vedere questo scritta, chissà se si riesce a vedere, penso di sì, perfettamente. esattamente, la scritta a matita, perché sono tutti selezionati secondo il guadagno del transistor. Questa è il 2SA 1186 e questo è il 2SC 2837. Ce ne sono 4 e 4 per ogni canale, e questo ha una potenza, forse non l'abbiamo detto, lo diremo comunque, di 100 watt su 8 ohm e 200 watt su 4. Ok? Qua sotto invece c'è tutta la sezione di filtraggio, che è molto robusta, della parte di preamplificazione. Eccola qua. Ok, ci siamo? Sì, sì. Facciamo vedere le alette di raffreddamento non convenzionali.
e insieme con i transistor finali, cioè abbiamo questi transistor qui, eccoli qua, che sono i transistor di driver, cioè quelli che pilotano poi i transistor finali. Ingressi bilanciati e sbilanciati. Facciamo vedere il pannello posteriore. I binding post sono spettacolari, veramente belli. Accettano anche cavo spellato, accettano forcelle, banane, tutto. Molto molto belli, molto grandi e robusti. Quindi ingressi bilanciati, sbilanciati. E poi c'è questa parte qui, che è la parte che serve per fare le 4 configurazioni. Questo o fa il suo mestiere di amplificatore integrato stereo, oppure può fare il mestiere di finale mono o finale stereo in multiamplificazione passiva. Facciamo vedere il coperchio. Facciamo vedere il coperchio, giusto? Coperchio fatto, fermi qua, su 2 strati diversi. Possiamo anche rimontarlo davanti ai Fellowers. Spengo, però. Vai, spegni. Preferisco, ecco qua. Quindi ecco qua la prima parte, che è questa, che va così. Ok, poi ci va questa bacchettina che va così, che è così. Bravo Gianchi. E qui ci sta la parte sopra, eccola qua. E quindi è un sistema completamente flottante. Molto interessante. Ok? All'ascolto. All'ascolto, ciao. Siamo ancora in casa, anzi non ce ne siamo quasi mai andati dalla casa giapponese. Dal Giappone, no. Yamaha, questo Soul Note, Musashi Trio, Technics. Anche se di giradischi si trattava, ma insomma. Vabbè, sempre di giapponese. Allora, Soul Note è un marchio, l'unico difetto che ha quell'amplificatore è che è un marchio nuovo, quindi un marchio che ancora si deve affermare, un marchio per il quale spendere una cifra così impegnativa è comunque poi un po' una scommessa, no? Perché... Sì, allora io su questo aspetto sai come la penso. È chiaro che tanti audiofili amano profondamente il gioco del compra, vendi, vendi, compra, vendi, cambia. A me francamente non è che proprio faccia impazzire quel tipo di approccio, per cui per me quando trovo un oggetto che mi piace, di cui sono innamorato, di cui sono convinto, lo compro e auspicabilmente me lo tengo per un congruo, discreto numero di anni. E poi se quando uno se lo va a rivendere quell'oggetto a mercato non ha mercato, Dio vede e provvede, ci si penserà quando sarà il momento. Siccome però non è una cosa che, come dire, acquisto un componente audio con l'idea di cambiarmelo dopodomani, questo no. E quindi francamente, insomma, a me quel Soul Note ha fatto simpatia, perché è un oggetto ben suonante, molto ben suonante, assolutamente, realizzato in maniera magistrale, con una cura certosina e con soluzioni tecniche, abbiamo visto, bravo, interessanti. tra l'altro abbiamo visto nello sventramento una cosa che io non vedevo da secoli, cioè l'appunto a matita sul semiconduttore che indica la selezione, che è una cosa non da poco, assolutamente non da poco, perché poi tra l'altro rende tutti e due i canali guadagnanti, scusatemi il termine, nello stesso identico modo o in modo trascurabilmente diverso tra i due canali, e indica una cura nel dettaglio maniacale tipica dei giapponesi. Quello che mi è piaciuto di più in assoluto di quell'amplificatore è stata la gamma bassa, perché era una gamma bassa veramente convincente, grandiosa, eccezionale capacità di pilotaggio, grande dinamismo, grande ritmo, messo alla prova, peraltro, ovviamente nel video non lo si vede, ma noi ci siamo fatti con quell'amplificatore un giro con le Paradigm Founder, con le Musical Fidelity LS3/5, con le Spendor A4, e con le A5. Con le 5/9, diciamo abbiamo fatto un po' tutto. Insomma, abbiamo dato fondo a quello che avevamo qui in casa,
e devo dire, con tutte si è comportato in maniera eccellente, dando la sensazione di essere un amplificatore che non si faceva intimidire dal carico, non si faceva portare a spasso dal carico, Esatto. ma che aveva sempre il pieno controllo sul diffusore che stava alimentando, che stava pilotando, Sì, e mostrando, secondo me, il buono che ogni diffusore collegato Sì. avesse. E quindi, insomma, questo è stato un passaggio assolutamente interessante. Sì, interessante, con una gamma media e medio-alta che senza dubbio fa il pari con la gamma bassa, forse un pochino meno, un po' più aggressiva, ecco, un po', non lo so tu come l'hai trovata, io l'ho trovata un po' presente, un po'... Io non mi sentirei forse di giudicarlo così in questo modo. Io l'ho trovato un amplificatore a transistor, insomma, proprio questo rispondeva pienamente al DNA dell'amplificatore a transistor, dotato di una discreta raffinatezza, e forse a me quello che mentre lo ascoltavo mi veniva da pensare era: cosa possono fare i modelli della linea superiore? Certo. Perché, insomma, se questo amplificatore da circa 7.000 euro riesce ad andare così bene, posso immaginare quelli di fascia... come va? Sì, Tra l'altro la linea 3 ha una particolarità tecnica davvero raffinata, sì, perché esclude la massa di tutti gli ingressi che non sono collegati. sì. E questo significa onde elettromagnetiche che non entrano dentro all'amplificatore. Sì. Quando tu hai un cavo collegato ma la sorgente non sta suonando quella sorgente, ne sta suonando un'altra, se tu non stacchi la massa di quel cavo diventa un'antenna e quelle onde captate finiscono dentro all'amplificatore. Staccandosi alla massa che il positivo, tu automaticamente stacchi quell'antenna dal circuito ed eviti quindi che le onde elettromagnetiche entrino all'interno dell'apparecchio. Inquinando, che è una cosa molto molto intelligente. Che poi, se non dico un errore, una sciocchezza, è lo stesso effetto che si ottiene andando a mettere sugli ingressi i diciamo, connettori cortocircuitati. Quasi. Quasi. Perché cortocircuitati vuol dire che qualsiasi cosa la metto a massa, In quel caso tu stai solamente staccando la massa e il positivo e quindi evitando che quel cavo capti. Invece nel caso in cui tu stacchi e metti il tappo, eviti proprio completamente che quell'ingresso possa captare qualsiasi cosa, ma non lo puoi neanche usare. Perché poi devi staccare. Sì, assolutamente. Però certo, è questo che dice Giulio, giustamente si faceva. Ma l'abbiamo visto su qualche amplificatore che ce l'ha ancora, il Denon, ce l'hanno i Denon. I Denon di base portano questi tappini, soprattutto sull'ingresso fono. Perché? Perché l'ingresso fono è sempre acceso e guadagna di più. E quindi se tu non cortocircuiti l'ingresso, automaticamente quel rumore diventa un rumore piuttosto alto e che dà fastidio all'amplificazione. Ma riflettevo su quello che hai detto, tu hai ragione sulla gamma medio-alta, a me mi sono fatto forgiare dall'altro amplificatore giapponese. Fuorviare. Ho usato forgiare perché? Te lo spiego perché. Perché siccome abbiamo anche sentito tanto con il Musashi, e Valvolare. il Musashi valvolare c'ha una gamma medio-alta che è tipica del valvolare, è chiaro che poi passando, ma c'ha un basso, poi lo diremo, un po' più fantasioso, sì. Ecco, passando da un valvolare a uno stato solido, è chiaro che tu atterri proprio su un altro pianeta, dove il basso è spettacolare, ma magari il medio-alto non ha quella... E allora, da questo punto di vista, il tuo confronto è stato un confronto un po' impietoso, perché certo. Mettere, è vero, due integrati da 100 watt, perché sì. Quello sono, a confronto, ma l'uno proprio il classico valvolare, l'altro il classico transistor, mettono in evidenza
diciamo, singole caratteristiche dei due prodotti, delle due impostazioni filosofiche, se vogliamo, e mostrandone pregi e difetti. Per cui sì, può essere anche leggermente fuorviante, o forse può essere stato forgiato nella tua memoria uditiva dall'ascolto con il Triode Musashi, che ha una gamma media e medio-alta raffinatissima, ma certo, le spalle larghe e la stentoreità che ha mostrato il Soul Note, poverino, quello non ce la può avere. Però dipende che cosa vai cercando nella vita. Io tendo a pensare che un transistorizzato come questo Soul Note ti dà una latitudine d'uso maggiore. Senza dubbio. Il che significa che forse non arriverai a quella poesia e a quella raffinatezza nelle voci, negli archi, in alcuni dettagli della gamma alta, però ecco, non hai poi di rimando quella sensazione che non c'è corpo, che c'è poco basso, che potresti avere nel valvolare. Quindi il valvolare, secondo me, è un oggetto che deve essere acquistato da chi sa esattamente che cosa sta acquistando, che cosa va cercando. Se sei un ascoltatore un po' onnivoro come sono io, che ascolto tutti i generi musicali, forse un Soul Note, quindi dubbio, si adatta molto di più un transistorizzato ti mette in una condizione di maggior sicurezza. Sì, quindi a noi ci è piaciuto tanto, veramente un bel prodotto, veramente un bellissimo amplificatore. A questo punto io spero vivamente che possiamo continuare la conoscenza con questo marchio nipponico con altri prodotti, magari della serie 3. Assolutamente, magari anche della serie 3. Allora, l'abbiamo già detto, ma lo ridiciamo: subscribe e campanella, ci rimettiamo un'altra volta i loghetti, seguiteci, il sito www.audio2g. Adesso siamo pure su Instagram. Siamo pure su Instagram, sì, guardateci anche su Instagram, dove in genere rimandiamo le news che pubblichiamo sul sito. Ok, ciao.